Ragazzi, ditemi un po', avete mai visto una bici elettrica con un freno a disco idraulico a 4 pistoncini? Beh, eccola qui. L'azienda la definisce una bici da carico o cargo bike, ovvero una bici in grado di adattarsi a diverse situazioni e non solo alla passeggiata in città. Aspettate ragazzi, prima un dettaglio sul cavalletto centrale perché è la prima volta che vedo qualcosa del genere su una bici. Bici da carico per quale motivo? Beh ragazzi, è presto detto, guardate quanto è lungo l'interasse, la distanza tra la ruota frontale e quella posteriore di questa bici. È penso una delle bici più lunghe sul mercato, in quanto può essere utilizzata appunto per il passeggio, per il trasporto, ma anche per lavorare. Qui dietro c'è un bel ripiano in legno molto lungo che non serve per trasportare persone, o meglio non solo, ma è pensato per trasportare grossi carichi, come nelle foto ad esempio sul sito di Fido. Pensate che questa bici ha un carico massimo supportato di ben 200 kg, valore tra i più alti della categoria, che è permesso dal motore posto qui dietro da 750 watt di potenza, dalla bella batteria da 48 volt, 20.8 ampere e 998 Wh, un portapacchi frontale ragazzi che guardate quanto è robusto, questo è davvero un bel pezzo di ferro, e anche una luce frontale composto dalla parte superiore e inferiore di posizione e la parte centrale, che è un vero e proprio faro da auto, fa un sacco di luce. Batteria che può essere rimossa e trasportata, c'è anche una doppia chiave in dotazione. E ragazzi, un particolare sulla catena, che guardate com'è fatta, c'è questa sorta di carrucola centrale che serve un po' ad alleggerire la pedalata che altrimenti sarebbe pesante, invece qui è molto leggera nonostante le dimensioni di questa Fido T2, che per forza di cose non è la bici più agile sul mercato ed ha un peso complessivo netto di 40 kg o poco meno. E per muovere, anzi per fermare questo popo di bici, serviva un impianto frenante all'altezza, ed eccolo qui, 2 freni a disco, uno avanti e uno dietro da 230 mm, e dotato di questo inedito sistema frenante idraulico a 4 pistoncini, un po' come quelli che vediamo sulle moto, ma in scala più ridotta. Insomma ragazzi, iniziate a capire perché l'azienda l'ha definita una cargo bike. Beh, perché è una bici unica sul mercato. Nonostante le sue dimensioni, resta comunque una bici agile, nei limiti del possibile per una bici da 40 kg di peso netti, a secco tra virgolette. È pur sempre una fat bike con cerchi da 20 pollici, quindi è comodissima in città anche perché è ben ammortizzata, ma in grado di adattarsi anche a chi cerca un mezzo per trasportare carichi in un luogo o da un luogo all'altro in cui non è possibile utilizzare magari una classica auto o un mezzo di trasporto di quel tipo. Questa bici permette, lo ripeto, un carico di 200 kg, che è un valore a dir poco unico per una bici elettrica. Continuando ad esplorare la sua dotazione, troviamo una forcella regolabile su più livelli di compressione in base alle vostre esigenze, un cambio Shimano a 7 velocità che è un modello abbastanza base, mi sarei aspettato qualcosina in più per una bici venduta a questo prezzo che vi svelerò a fine video. Troviamo un acceleratore che volendo può essere anche disinserito o rimosso, l'impianto frenante idraulico è marchiato Disland e c'è anche il computerino di bordo che abbiamo già visto su una precedente Fido che vi ho recensito qui sul canale, e penso che ora utilizzeranno sempre questo computer, questo display che è piccolino ma è molto ben luminoso. Io sono praticamente sotto luce solare intensa, fa caldissimo ragazzi, mi sto sciogliendo, eppure si vede molto bene. I tasti sono anche retroilluminati, abbiamo la possibilità di sbloccare la bici semplicemente tenendo premuto il tasto M, comparirà questa icona, e ora provando ad accelerare la bici arriverà fino ai 50 km/h. Con una persona a bordo siamo attorno ai 38-40 km/h. Tenendo premuto nuovamente il tasto M andremo a ribloccare la bici. Con questo tasto andiamo ad impostare il livello di assistenza alla pedalata che arriva fino al turbo, oppure, anzi turbo plus, perdonatemi, o può essere anche rimosso. Il campanello molto rumoroso e il tasto di accensione. Anche i fari possono essere accesi o spenti premendo 2 volte il tasto M. E questa bici è dotata anche di Bluetooth che permette di connettersi alla sua applicazione dedicata, che permette di bloccare e sbloccare la bici a distanza. Ecco, sentite il beep? Forse no, però ora quando la bici è bloccata non può essere
mossa, il motore diventa praticamente inutilizzabile e il motore non va. Allo stesso modo, andando a sbloccarla, la bici si riattiva e notate c'è anche l'icona del Bluetooth. E non è tutto qui, perché possiamo anche accendere o spegnere i fari, c'è anche lo stop LED posteriore, controllare la posizione della bici sulla mappa GPS, accedere ad un ulteriore computer di bordo e tutta un'altra serie di impostazioni. Questa Fido D2 ha una bella ciclistica, sicuramente un'ottima accelerazione grazie al motore da 750 watt e 60 Nm di coppia e una ancora più interessante frenata, ragazzi. Questa bici frena nonostante, lo ripeto, il peso di 40 kg a secco, netti, diciamo così, in pochissimo spazio. Insomma, questo impianto frenante riesce a farsi amare e vorrei vederlo riproposto anche su altre bici. Ovviamente, ragazzi, è anche superfluo dirlo, questa non è una bici agilissima con cui fare gare su asfalto sterrato, però è una bici che è in grado di portarvi ovunque anche con grossi carichi. Ottima per chi vuole lavorare o semplicemente per chi vuole spostarsi da punto A a punto B con la eventuale possibilità di trasportare carichi fino ai 200 kg. Una bici quindi unica nel suo genere, ma con, secondo me, una sua nicchia di acquirenti e di utilizzatori. Non a caso questo è il secondo modello, il T2, la T1 ve la recensì un anno e mezzo fa circa, era un'ottima bici, ma questa è migliorata sotto molti aspetti, specialmente riguardanti la frenata. E ora, ragazzi, veniamo al prezzo. Quanto costa la Fido T2? Beh, è una bici unica, lo ripeto, quindi il suo prezzo è unico. Infatti costa poco meno di 2000 euro di listino. Questa costa ora, se non sbaglio, attorno ai 1800 euro. Molto spesso viene scontata e appena verrà scontata con qualche coupon interessante ve lo segnalerò ovviamente nel mio canale Telegram Tech Best Deals, linkato qui sotto in descrizione video. Entrateci per non perdervi la possibilità di poterla acquistare. E ragazzi, direi che questo è tutto. Prima che io finisca di sciogliermi come un ghiacciolo al sole, vi chiedo cosa ne pensate di questa Fido T2. La trovate una bici interessante oppure no? Avete dubbi o domande? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Dite la vostra, supportatemi con un like, una condivisione, iscrivetevi al canale e buona pedalata a tutti. Vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima. Ciao ragazzi!